Ciao a tutti, oggi color seppia perché è lunedì e anche in quarantena, almeno per me, il lunedì rimane sempre tale. Oltretutto è nuvoloso e sta piovendo in questo momento, quindi direi che è quanto mai adeguato. Bene, siamo stati in pausa ieri, spero che vi siate riposati e rifocillati. Si riparte questa settimana e visto che non ne faccio da un po', oggi riparto con un artista italiano. Finora di italiani abbiamo ospitato solamente in Abat, quindi quanto mai underground. Oggi cerchiamo di essere un pochino più mainstream, ma non troppo. E parlo di un artista con cui ho avuto a che fare agli inizi della loro carriera. Una band molto interessante, che spero conosciate tutti, ma come al solito cerco anche di invitare chi non la conosce ad approfondire, sono i Calibro 35. I Calibro 35 si formano ormai più di una decina d'anni fa a Milano. Sono un progetto composto da diversi musicisti molto molto bravi, per la precisione Massimo Martellotta, Enrico Gabrieli, Luca Cavina e Fabio Rondanini, e loro quattro vengono, diciamo, coadiuvati da un quinto elemento che è il produttore dei Calibro 35, ovvero Tommaso Colliva, famoso fonico, produttore, già alle prese con molti artisti sia italiani che internazionali. La band nasce come progetto omaggio a quelle colonne sonore dei film anni 70, cosiddetto genere poliziottesco. Quindi stiamo parlando di omaggi a colonne sonore composte da artisti come Stervio Cipriani, Rizzo Ortolani, o film storici come Milano odia, Napoli spara, Roma drogata o chi più ne ha più ne metta, ecco, di questo genere di titoli. La caratteristica, oltre alle musiche quindi molto funky, jazz, easy listening, sono anche gli artwork che ricalcano proprio gli artwork di quei film. Vi mostro ad esempio, ecco, questo è il loro primo debut album, come vedete anche la copertina con i nomi dei musicisti sotto, messa come in una locandina dei film, ricalca quello stile. Ecco, vedete dietro. Peraltro vorrei sottolineare che questa è l'edizione originale della Cinebox, quindi anche un bel 200-300 euro su Discogs. E ecco, vedete anche dentro in stile rapinatore con passamontagna. Insomma, all'inizio facevano anche e soprattutto delle cover, negli anni però sono diventati anche autori di musiche proprie e in realtà abbiamo dovuto aspettare parecchio per il loro primo live. Io ci ho lavorato in occasione del loro secondo album che si intitolava Ritornano quelli di Calibro 35, eccolo qui, ve lo vado a mostrare, anche qui bellissima copertina, e come potete vedere piccolo piccolo sotto qui c'è un mio nome come referente delle European Booking. Per l'Italia se ne è sempre occupato e continua ad occuparsene Antenna Music Factory, all'epoca Chic Promotions, ovvero il mio buon amico Lorenzo Bedini, che qui ringrazio e saluto per avermi dato questa opportunità. La mia esperienza come European Booker dei Calibro 35 è stata piuttosto breve in realtà, nel senso che all'epoca, vuoi perché loro non avevano una grande distribuzione al di fuori dei confini italiani, vuoi perché si era agli inizi tutti quanti, le date che sono state fatte erano poche. Sono contento che ora invece loro girino assiduamente e frequentemente su ogni tour all'estero e siano molto apprezzati oltre confine. All'epoca, dicevo, comunque abbiamo fatto qualche esperienza insieme sicuramente memorabile. Sono riuscito a portarli per la prima volta a Londra, abbiamo fatto un tour niente meno che in Turchia, suonando all'Istanbul Jazz Festival e in un locale ad Ankara. E a questo proposito ci sono aneddoti molto divertenti che ora non vado a raccontare perché poi, insomma, rischio di violare qualche privacy, però per farvi solamente capire a che livello di, insomma,
avventura eravamo, noi siamo partiti con un bel volo della Turkish Airlines e imballando tutti gli strumenti, al loro arrivo la tastiera di Enrico Gabrielli, uno dei pezzi più importanti, diciamo anche oltre che per il concerto, anche proprio della loro strumentazione, sono delle cose anche preziose, era completamente inutilizzabile, rotta, ma da fuori non si vedeva. Quindi il nostro tour manager, il grande Roberto Castagnetti, che saluto anche lui, giusto ieri ci parlavo e mi ha fatto ricordare che da allora lui usa sempre scartare tutti gli strumenti, anche quando sono impacchettati col cellophane, in custodie rigide, eccetera, prima di uscire dall'aeroporto, perché solo così giustamente può contestare chi ha fatto il danno. Noi all'epoca eravamo inesperti, quindi siamo usciti, ci siamo accorti dopo e poi vai a capire di chi è stata la colpa e valla a contestare. Altre cose indelebili erano sicuramente il traffico di Istanbul, mai vista una città con più gente in strada, probabilmente Città del Messico, Los Angeles saranno peggiori, ma nella mia esperienza veramente è stato pazzesco. E poi il mangiare, che si passava dalle cose stranissime tipo cervello di qualche animale a cose buonissime come appunto i kebab fatti lì che non hanno nulla a che fare con quelli che trovi qui, ma buonissimi davvero. E da ultimo siamo stati anche a un bellissimo festival, il Nova Rock Festival a Nickelsdorf, vicino Vienna, dove gli headliner quell'anno erano, se non mi ricordo male, i Rammstein, c'era anche Slash, o almeno sto cercando di ricordarmi chi avevamo incontrato nel backstage, e c'erano i Deftones e i Calibro avevano suonato sul secondo palco, quello i cui headliner sarebbero stati i Deftones. Ed è stata sicuramente un'esperienza fantastica perché festivalone europeo e credo che sia stato uno dei primi a cui loro hanno partecipato a quel livello. Il live, comunque, visto che qui si parla di dischi live, è questo qui. Come vedete è Calibro Live from Space. E scusate, ci ho messo un po', mi era andata per traverso la saliva, ecco qui. Questo disco viene subito dopo il disco Space, scritto S-P-E-I-S-I, ed è stato registrato al Bico Club di Milano il 23 marzo 2016. La mia collaborazione con loro era purtroppo terminata da anni, ma io continuo a seguirli, continuo a comprare tutti i loro dischi, ora editi dalla fantastica Record Kicks. Ciao Nick. E niente, Calibro 35, dovete assolutamente scoprirli, studiarli, andarli a vedere quando riapriranno i concerti e supportarli, perché sono veramente una delle band che fanno grande questa nazione. Ciao e buona giornata.